Lezione 1. Hai il passaporto? Ehi Anna, hai il passaporto? Sì, ho il mio passaporto. Abbiamo bisogno di altri articoli essenziali per il viaggio? Dovremmo procurarci delle etichette per i bagagli e dei nastri adesivi per le nostre borse. Questa è una buona idea. Dove possiamo comprarli? Li possiamo trovare nel negozio di viaggi in centro. Ok, andiamo lì domani a prendere le targhette e cinturini. Sembra un piano. Saremo ben preparati per il nostro viaggio. Assolutamente, è importante avere tutto pronto. Sono d'accordo. Assicuriamoci di avere tutti gli articoli necessari. Sicuramente, non vogliamo dimenticare nulla di importante. Concordato. Ci vediamo domani e possiamo andare a fare shopping insieme. Perfetto, ci vediamo domani, John. Lezione 2. Il nostro esame è imminente. Anna, il nostro esame è imminente. Hai finito di studiare? Quasi, John. Devo solo rivedere i miei appunti ancora una volta per assicurarmi di aver coperto tutto. È una buona strategia, Anna. Rivedere i tuoi appunti ti aiuterà a rafforzare le informazioni nella tua memoria. Sì, è importante avere una solida conoscenza del materiale prima dell'esame. Sono d'accordo, Anna. Leggere i tuoi appunti ancora una volta ti darà quella sicurezza in più. Assolutamente, John. Voglio essere ben preparata e sentirmi pronta ad affrontare qualsiasi domanda mi si presenti. È un approccio intelligente, Anna. Prendersi del tempo per la revisione ti ripagherà durante l'esame. Lo spero, John. Mi sono impegnato molto per studiare e comprendere i concetti. Sono sicuro che il tuo duro lavoro ti ripagherà, Anna. Rimani concentrato e credi in te stesso. Grazie per l'incoraggiamento, John. Significa molto per me. Ce l'hai, Anna. Abbi fiducia nelle tue capacità e in tutta la preparazione che hai fatto. Lo farò, John. Non lascerò che i nervi prendano il sopravvento. Rimarrò calmo e farò del mio meglio. Questo è lo spirito, Anna. Rimani positivo e affronta l'esame con una mente lucida. Lo farò, John. La ringrazio per il suo sostegno. Diamo il massimo e affrontiamo insieme questo esame. Assolutamente, Anna. Alla tua revisione finale e al superamento dell'esame. Hai questo. Lezione 3. Ho imparato a conoscere abilità comunicative efficaci. Anna, sto imparando a conoscere capacità comunicative efficaci. È importante ascoltare attivamente, porre domande perspicaci e mostrare sincero interesse per gli altri. Sono completamente d'accordo, John. L'ascolto attivo ci permette di capire e connetterci veramente con la persona con cui stiamo parlando. Sì, Anna. Dando tutta la nostra attenzione e partecipando alla conversazione, possiamo costruire relazioni più solide. Fare domande approfondite ci aiuta ad approfondire l'argomento e dimostra che siamo sinceramente interessati a ciò che l'altra persona ha da dire. Esattamente, Anna. Dimostra che apprezziamo il loro punto di vista e vogliamo saperne di più. E mostrare un interesse sincero crea un'atmosfera positiva e coinvolgente nelle conversazioni. Fa sentire l'altra persona apprezzata e la incoraggia ad aprirsi e condividere i propri pensieri ed esperienze. Assolutamente, John. Quando ascoltiamo attivamente, facciamo domande perspicaci e mostriamo un interesse sincero,
Promuoviamo connessioni significative con gli altri. È un'abilità che vale la pena praticare, Anna. Una comunicazione efficace può migliorare le nostre relazioni personali e professionali. Non potrei essere più d'accordo, John. Continuiamo a sviluppare queste abilità e a creare connessioni significative nelle nostre interazioni. Sembra un piano, Anna. Si tratta di ascoltare attivamente, porre domande perspicaci e mostrare sincero interesse per gli altri. Lezione 4. Campagne di marketing per il nostro prossimo lancio di prodotti. Anna, abbiamo studiato delle campagne di marketing per il lancio del nostro prossimo prodotto. D'accordo, possiamo inviare newsletter con contenuti di valore. Sicuramente, John. Le newsletter sono un ottimo modo per coinvolgere il nostro pubblico e tenerlo aggiornato. Ci consentono di condividere informazioni pertinenti, promozioni e aggiornamenti dei prodotti direttamente nella loro casella di posta. Esatto, John. Le newsletter forniscono un tocco personale e ci aiutano a costruire un rapporto con i nostri clienti. Inoltre, possiamo includere offerte e sconti esclusivi per premiare i nostri fedeli abbonati. Assolutamente, John. Offrire offerte speciali tramite newsletter può incentivare i clienti a effettuare un acquisto. È un modo efficace per incrementare le vendite e generare entusiasmo per il nostro nuovo prodotto. Inoltre, possiamo utilizzare le newsletter per condividere articoli informativi o suggerimenti relativi alla nostra nicchia di prodotti. È un'idea fantastica, Anna. Fornire contenuti di valore manterrà coinvolti i nostri abbonati e creerà fiducia nel nostro marchio. Credo che fornendo costantemente newsletter di qualità, possiamo affermarci come esperti del settore. Precisamente, Anna. Si tratta solo di posizionarci come fonte affidabile di informazioni e creare credibilità. Sono entusiasta di questa strategia di marketing, John. È una soluzione vantaggiosa sia per i nostri clienti che per la nostra azienda. Mi sento allo stesso modo, Anna. Cominciamo a creare newsletter coinvolgenti che catturino il nostro pubblico. D'accordo, John. Diamo il via a campagne di marketing di successo e newsletter di grande impatto che favoriscano la crescita della nostra attività. Lezione 5. Ho appena scoperto un bellissimo parco nelle vicinanze. Anna, ho appena scoperto di un bellissimo parco nelle vicinanze. È il posto perfetto per una gita nel fine settimana. Sembra meraviglioso, John. Mi piacerebbe molto visitarla. Qual è il modo migliore per arrivarci? La guida è consigliata. Sì, Anna. Guidare sarebbe il modo più comodo per raggiungere il parco. Si trova un po' fuori città. Capisco. Il parco è lontano da dove viviamo? Non è troppo lontano, Anna. Dovremmo impiegare circa 30 minuti in auto per arrivarci. Questo è ragionevole. Guidare ci darebbe maggiore flessibilità in termini di tempistiche e trasporto delle forniture necessarie. Esattamente, Anna. Possiamo preparare un picnic o portare altri oggetti essenziali all'aperto senza preoccuparci di portarli per lunghe distanze. Sembra un piano, John. Assicuriamoci di controllare prima il percorso e le eventuali opzioni di parcheggio. Buona idea, Anna. È sempre consigliabile essere preparati e fare un viaggio senza intoppi, senza sorprese dell'ultimo minuto. D'accordo, John. Cercherò le indicazioni e i dettagli del parcheggio in modo da poter avere un'esperienza senza problemi. Ottima. Sarà bello godersi la strada panoramica e avere la libertà di esplorare il parco al nostro ritmo.
Non vedo davvero l'ora, John. Una giornata al parco sembra il modo perfetto per rilassarsi e godersi la natura. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Segniamo i nostri calendari e facciamo in modo che accada. Ti auguro una fantastica giornata al parco. Lezione 6. La nostra attività è cresciuta costantemente. Anna, la nostra attività è cresciuta costantemente e penso che sia giunto il momento di prendere in considerazione l'espansione in nuovi mercati. Sono d'accordo, John. È una grande opportunità per noi di raggiungere più clienti e aumentare le nostre vendite. Sicuramente, Anna. Ora, la domanda è, quali regioni dovremmo puntare per la nostra espansione? Dovremmo analizzare le tendenze del mercato e la domanda dei consumatori per identificare potenziali regioni con opportunità di crescita. È un approccio intelligente, Anna. Dobbiamo considerare fattori come la popolazione, la stabilità economica e l'adattamento culturale. Assolutamente, John. È importante comprendere le esigenze e le preferenze del mercato di riferimento in ogni regione. Dovremmo anche fare ricerche sulla concorrenza e valutare se c'è una lacuna nel mercato che possiamo colmare. D'accordo, John. Identificare mercati o aree non sfruttati in cui possiamo differenziarci ci darebbe un vantaggio competitivo. Dovremmo anche valutare gli aspetti logistici, come i canali di distribuzione e le infrastrutture, per garantire operazioni senza intoppi. Ottima osservazione, John. Dobbiamo assicurarci di avere le risorse e le capacità necessarie per entrare e servire efficacemente quei mercati. Una volta raccolte tutte le informazioni, possiamo dare priorità alle regioni che offrono il maggior potenziale per la nostra attività. Sembra un piano solido, John. Dovremmo adottare un approccio basato sui dati per prendere decisioni informate. Assolutamente, Anna. Raccogliamo i dati necessari e conduciamo un'analisi approfondita prima di finalizzare la nostra strategia di espansione. Sono entusiasta delle possibilità, John. L'espansione in nuovi mercati aprirà nuove opportunità di crescita e successo. Mi sento allo stesso modo, Anna. Ci auguriamo un'espansione di successo in nuovi mercati e il raggiungimento di nuovi traguardi con la nostra attività. Lezione 7. Ho sentito parlare di una nuova caffetteria che ha appena aperto in centro. Anna, ho sentito parlare di una nuova caffetteria che ha appena aperto in centro. La gente dice che è accogliente e offre un ottimo caffè. Sembra proprio quello di cui ho bisogno. Mi servirebbe un'esperienza rilassante al bar con una buona tazza di caffè. Dovrebbe anche avere una bella atmosfera, Anna. Perfetto per rilassarsi e godersi un po' di tranquillità. Sembra meraviglioso, John. È facile da raggiungere con i mezzi pubblici? Sì, Anna. Il bar si trova vicino a una fermata dell'autobus, quindi dovrebbe essere comodo arrivarci. È bello sentirlo. Preferisco usare i mezzi pubblici quando possibile, perché di solito sono più comodi ed ecologici. Sono d'accordo, Anna. Il trasporto pubblico può essere un'opzione comoda ed economica, specialmente nelle aree urbane affollate. Inoltre, non dobbiamo preoccuparci di trovare parcheggio o gestire il traffico. Esattamente, Anna. Possiamo semplicemente salire su un autobus e goderci il viaggio senza problemi. È un sollievo. Significa che possiamo rilassarci completamente e concentrarci sul goderci il nostro tempo al bar. Assolutamente, Anna. Non c'è bisogno di preoccuparsi della logistica dei trasporti. Possiamo semplicemente goderci l'esperienza del caffè. Non vedo davvero l'ora, John. Un caffè accogliente,
un ottimo caffè e un facile spostamento, cosa possiamo chiedere di più? Sembra il piano perfetto, Anna. Prendiamoci un appuntamento per visitare il caffè e passare dei momenti piacevoli lì. Ci sto, John. Segniamolo sui nostri calendari e facciamolo succedere. Sembra un piano, Anna. Vieni a scoprire la nuova caffetteria e ad assaporarne l'atmosfera accogliente e il delizioso caffè. Lezione 8. Ho appena scoperto un nuovo strumento di comunicazione. Anna, ho appena scoperto un nuovo strumento di comunicazione che penso sarebbe perfetto per il nostro team. Meraviglioso, John. Una comunicazione efficace è fondamentale per la nostra produttività. Dimmi di più al riguardo. È una piattaforma di collaborazione che ci consente di condividere file, comunicare in tempo reale e persino pianificare riunioni. Sembra fantastico, John. Avere tutte queste funzionalità in un'unica piattaforma contribuirà sicuramente a migliorare la nostra comunicazione e collaborazione. Assolutamente, Anna. Saremo in grado di semplificare il nostro flusso di lavoro e mantenere tutti sulla stessa pagina. Vedo come ciò migliorerebbe l'efficienza e ridurrebbe le possibilità di problemi di comunicazione. Esattamente, Anna. Possiamo avere canali dedicati per diversi progetti e condividere facilmente aggiornamenti e idee. Sarà molto più facile coordinarsi con i membri del team e rimanere organizzati con tutte le informazioni in un unico posto. Questa è l'idea, Anna. Saremo in grado di avere discussioni produttive e prendere decisioni informate più velocemente. Sono entusiasta di provarlo, John. Sembra uno strumento che può davvero fare la differenza nel nostro lavoro. Mi sento allo stesso modo, Anna. Presentiamolo al team e vediamo come migliora la nostra comunicazione e collaborazione. D'accordo, John. Credo che sarà una preziosa aggiunta al nostro kit di strumenti. Tutto per migliorare il lavoro di squadra e l'efficienza. Assolutamente, Anna. Assumiamo una migliore comunicazione e collaborazione che ci consenta di raggiungere i nostri obiettivi. Lezione 9. Hai mai visitato siti storici affascinanti? Anna, hai mai visitato siti storici affascinanti? Sì, John. Ho visitato alcune affascinanti rovine in Grecia durante il mio ultimo viaggio. La storia del posto è incredibile. Sembra fantastico, Anna. La Grecia è nota per la sua ricca storia e le sue antiche civiltà. Quali rovine hai visto? Ho avuto la possibilità di esplorare l'Acropoli di Atene e l'antica città di Delfi. Entrambi sono stati sbalorditivi. Wow, Anna. L'Acropoli e Delfi sono siti rinomati con una notevole importanza storica e culturale. Assolutamente, John. Stare tra le antiche rovine e immaginare la vita delle persone di secoli fa è stata un'esperienza surreale. Posso solo immaginare, Anna. Deve essere stato affascinante vedere i resti di civiltà così antiche. Lo era davvero, John. Ho imparato molto sulla mitologia greca, l'architettura e le conquiste di quelle antiche società. Viaggiare in siti storici ci offre una comprensione più profonda del nostro patrimonio umano condiviso. Non potrei essere più d'accordo, John. È un'occasione per entrare in contatto con il passato e apprezzare le conquiste dei nostri antenati. Hai visitato altri siti storici oltre alla Grecia, Anna? Sì, ho avuto anche l'opportunità di esplorare il Colosseo a Roma e l'antica città di Petra in Giordania. Erano altrettanto impressionanti.
È incredibile, Anna. I tuoi viaggi ti hanno portato in alcuni dei siti storici più importanti del mondo. Mi sento fortunato ad aver avuto queste esperienze, John. Hanno ampliato le mie conoscenze e mi hanno lasciato con ammirazione per la storia umana. Posso capire perché, Anna. Viaggiare in questi luoghi non è solo educativo, ma anche fonte di ispirazione. Assolutamente, John. Alimenta la mia curiosità e suscita il desiderio di esplorare altri tesori storici del mondo. Bene, spero che entrambi avremo l'opportunità di visitare altri siti storici e continuare la nostra esplorazione delle meraviglie del mondo. Condivido questo sentimento, John. Congratulazioni ai viaggi futuri e alla scoperta di altri affascinanti siti storici. Davvero, Anna. Dobbiamo allargare i nostri orizzonti e abbracciare le meraviglie della storia del nostro mondo. Lezione 10. Hai avuto la possibilità di esplorare qualche attrazione famosa? Anna, quando hai visitato Londra, hai avuto la possibilità di esplorare qualche attrazione famosa? Sì, John. Mi sono divertito moltissimo ad esplorare i monumenti e le attrazioni iconiche della città. Ottimo, Anna. Quali attrazioni ti hanno colpito di più? Un posto che consiglio vivamente di visitare è la Torre di Londra. È ricca di storia e ha così tanto da vedere. Ho sentito parlare della Torre di Londra. È noto per il suo significato storico e per i gioielli della corona che vi si trovano, giusto? Assolutamente, John. Puoi fare una visita guidata e scoprire il ruolo della torre nel corso della storia, incluso il suo uso come palazzo reale e prigione. Sembra affascinante, Anna. Mi assicurerò di aggiungere la Torre di Londra alla mia lista di luoghi imperdibili quando sarò a Londra. Ne vale sicuramente la pena, John. Puoi persino vedere i famosi corvi che si ritiene proteggano la torre. È uno spettacolo unico. Farò in modo di tenere d'occhio quei corvi, Anna. Sembra un'esperienza accattivante. Un'altra attrazione da non perdere è il British Museum. Ospita una vasta collezione di opere d'arte e manufatti provenienti da tutto il mondo. Sembra intrigante, Anna. Sono sempre interessato a conoscere culture diverse e i loro manufatti storici. Ti piacerà, John. Il British Museum offre uno sguardo sulle civiltà dall'antichità ai giorni nostri. Troverò sicuramente il tempo per visitare il British Museum e immergermi nella sua ricca collezione. Grazie per la raccomandazione, Anna. Benvenuto, John. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo ad esplorare queste attrazioni di Londra. C'è così tanto da vedere e scoprire. Non vedo l'ora, Anna. Londra ha così tanti monumenti e attrazioni iconici che non vedo l'ora di provare in prima persona. Sono felice per te, John. Goditi il tuo soggiorno a Londra e sfrutta al massimo la tua visita a queste incredibili attrazioni. Grazie, Anna. Mi assicurerò di immergermi nella storia e nella cultura mentre esploro la Torre di Londra e il British Museum. Lezione 11. Ultimamente hai esplorato diverse opzioni? Anna, hai esplorato diverse opzioni ultimamente? Sì, John. Ho esaminato varie opportunità e preso in considerazione percorsi diversi. Sembra interessante, Anna. Quali sono alcune opzioni che hai preso in considerazione? Bene, un'opzione è approfondire la mia formazione e conseguire un master nel mio campo di interesse. Ottima scelta, Anna.
La formazione continua può aprire nuove porte e ampliare le tue conoscenze e competenze. Lo credo anch'io, John. Un'altra opzione che stavo considerando è avviare un'attività in proprio. È emozionante, Anna. Essere un imprenditore può darti indipendenza e l'opportunità di perseguire le tue passioni. Esattamente, John. È qualcosa che mi ha sempre incuriosito, e ora mi sembra il momento giusto per esplorare quella strada. Hai preso in considerazione qualche idea imprenditoriale specifica, Anna? Sì, ho raccolto alcune idee relative alla vita sostenibile e ai prodotti ecologici. Fantastico, Anna. È importante considerare l'impatto che abbiamo sull'ambiente e trovare modi per fare una differenza positiva. Non potrei essere più d'accordo, John. Combinare la mia passione per la sostenibilità con l'imprenditorialità sembra un percorso significativo da perseguire. Sono colpita, Anna. Hai alcune interessanti opzioni da considerare, sia in termini di istruzione che di avvio di un'attività in proprio. Grazie, John. È un periodo emozionante pieno di possibilità e non vedo l'ora di vedere dove mi porteranno queste opzioni. Non ho dubbi che qualunque percorso tu scelga, eccellerai e troverai soddisfazioni, Anna. Buona fortuna con il tuo processo decisionale. Apprezzo il tuo supporto, John. Significa molto. Valuterò attentamente le mie opzioni e seguirò il mio cuore nel fare la scelta giusta. Questo è l'approccio migliore, Anna. Fidati del tuo istinto e persegui la strada che è in linea con i tuoi valori e le tue aspirazioni. Lezione 12. Hai intenzione di guardare presto qualche film? Anna, hai intenzione di guardare qualche film a breve? Sì, John. Sono dell'umore giusto per una serata al cinema. Non ho ancora deciso cosa guardare. Che ne dici di una commedia? Le risate sono sempre una buona scelta per alleggerire l'atmosfera. Sembra un'ottima idea, John. Mi servirebbe una bella risata. Qualche consiglio? Hai visto Una notte da leoni? È una commedia esilarante che sicuramente ti farà ridere. No, non l'ho visto. Sembra un film divertente. Lo proverò sicuramente. Un'altra commedia che mi viene in mente è Bridesmaids. È una commedia con un grande cast corale e tanti momenti divertenti. Ho sentito parlare bene di Bridesmaids. È nella mia lista dei preferiti da un po'. Forse è ora di guardarlo finalmente. Penso che ti piacerà, Anna. Ha un mix di umorismo e momenti sinceri che la rendono una commedia a tutto tondo. Grazie per i consigli, John. Mi assicurerò di dare un'occhiata sia a The Hangover che a Bridesmaids. Prego, Anna. Ti auguro una fantastica serata al cinema piena di risate e divertimento. Non vedo l'ora, John. Le serate al cinema sono sempre un ottimo modo per rilassarsi e divertirsi. Assolutamente, Anna. Goditi la tua serata al cinema e che le commedie portino risate e gioia alla tua serata. Lezione 13. Porti sempre con te una copia della ricetta? Anna, quando viaggi porti sempre con te una copia della ricetta? Sì, John. Si consiglia di avere una copia della ricetta quando viaggio, soprattutto per i farmaci necessari. È una buona pratica, Anna. Ti aiuta ad avere la documentazione necessaria nel caso in cui sia necessario ricaricare o sostituire il farmaco.
Esattamente, John. È importante essere preparati e avere le informazioni prontamente disponibili, soprattutto quando si viaggia in un posto diverso. Ho anche sentito che avere una copia della ricetta può essere utile in caso di emergenze mediche durante il viaggio. Sì, è vero, John. Se ho bisogno di richiedere assistenza medica all'estero, avere una copia della mia prescrizione può fornire informazioni importanti agli operatori sanitari. È sempre meglio prevenire che curare, Anna. Portarsi con sé una copia della ricetta può farti risparmiare tempo e potenziali complicazioni. Non potrei essere più d'accordo, John. È una semplice precauzione che può fare una grande differenza, soprattutto quando si tratta di gestire la mia salute. Oltre a portare con te una copia della tua ricetta, ci sono altri articoli essenziali per il viaggio che ti assicuri di avere con te? Sicuramente, John. Porto sempre con me un piccolo kit di pronto soccorso, tutti i documenti medici necessari e un elenco di contatti di emergenza. Sono oggetti essenziali, Anna. Essere preparati e avere informazioni importanti a portata di mano può darti la massima tranquillità durante il viaggio. Assolutamente, John. Si tratta di essere proattivi e adottare misure per garantire un viaggio sicuro e senza intoppi. Beh, sembra che tu abbia i preparativi per il viaggio a portata di mano, Anna. Spero che tu abbia molti viaggi piacevoli e senza preoccupazioni in futuro. Grazie, John. Apprezzo le tue gentili parole. Viaggiamo in sicurezza e ci prendiamo cura della nostra salute ovunque andiamo. Congratulazioni, Anna. Che ogni viaggio sia pieno di esperienze meravigliose e buona salute lungo il percorso. Lezione 14. Credo che il gate per la nostra compagnia aerea sia da questa parte. Anna, credo che il gate della nostra compagnia aerea sia da questa parte. Seguitemi. Ok, John. Ti seguirò. Grazie per aver aperto la strada. Nessun problema, Anna. Voglio assicurarmi di non perderci e arrivare puntuali al nostro volo. Apprezzo il tuo aiuto, John. Navigare negli aeroporti a volte può creare confusione. Può essere, ma con un po' di orientamento troveremo la nostra strada. Basta tenere gli occhi aperti per i segnali. Lo farò, John. Starò vicino e controllerò i segnali che indicano la nostra compagnia aerea. Ascolta, Anna. Più avanti vedo il cartello per la nostra compagnia aerea. Siamo sulla strada giusta. Ottimo lavoro, John. Sono felice che stiamo andando nella giusta direzione. Continuiamo a muoverci, Anna. Non vogliamo perdere tempo. D'accordo, John. Il tempo è fondamentale quando si tratta di prendere un volo. Ci siamo quasi, Anna. Ancora un po' e saremo al cancello. Sono sollevato, John. Grazie per averci guidato attraverso l'aeroporto. Prego, Anna. Sono felice di aver potuto aiutare. Siamo arrivati al cancello con tempo a disposizione. Grazie alla tua guida, John. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. È stato un piacere, Anna. Siamo un'ottima squadra. Adesso sistemiamoci e prepariamoci per il nostro volo. Sembra un piano, John. Verso la nostra prossima avventura. Lezione 15. Con che frequenza cambi la tua routine di allenamento? Anna, quanto spesso cambi la tua routine di allenamento? Mi piace cambiare le cose ogni pochi mesi per continuare a mettermi alla prova, John. È un approccio intelligente, Anna.
Aiuta a prevenire la formazione di plateau e mantiene il corpo impegnato. Esattamente, John. Trovo che provare nuovi esercizi e routine mi mantenga motivato ed entusiasta dei miei allenamenti. Quali sono i modi in cui ti piace cambiare la tua routine, Anna? Mi piace incorporare diversi tipi di esercizi, come allenamento della forza, cardio e yoga, nella mia routine settimanale. La varietà è fondamentale, Anna. Mescolare diverse forme di esercizio aiuta a colpire gruppi muscolari diversi e mantiene le cose interessanti. Non potrei essere più d'accordo, John. Inoltre aiuta a prevenire la noia e mi mantiene motivato a continuare ad allenarmi. Hai mai provato nuove lezioni o attività di fitness per cambiare le cose? Sì, adoro esplorare nuove lezioni o attività di fitness, come lezioni di danza o sport all'aria aperta, per aggiungere un po' di entusiasmo alla mia routine. Fantastico, Anna. Provare nuove lezioni o attività non solo mette alla prova il tuo corpo, ma aggiunge anche un senso di avventura al tuo percorso di fitness. Sicuramente sì, John. È come scoprire un modo completamente nuovo di rimanere attivi e divertirsi allo stesso tempo. Il tuo approccio mi ispira, Anna. Penso che sia giunto il momento per me di cambiare la mia routine di allenamento e provare qualcosa di nuovo. È bello sentirlo, John. Sono sicuro che apprezzerai il cambiamento e raccoglierai i frutti di metterti alla prova in diversi modi. Grazie per la motivazione, Anna. Inizierò a cercare nuovi esercizi e attività per aggiungere una nuova svolta ai miei allenamenti. Benvenuto, John. Sono felice di averti potuto ispirare. Dobbiamo accettare il cambiamento e mantenere entusiasmanti i nostri percorsi di fitness. Congratulazioni, Anna. Continuiamo a spingerci oltre ed esplorare nuovi modi per rimanere attivi e in salute. Lezione 16. Abbiamo discusso alcune ottime strategie. Anna, abbiamo discusso di alcune ottime strategie. D'accordo, lavoriamo insieme per implementarle e raggiungere i nostri obiettivi. Assolutamente, John. La collaborazione e il lavoro di squadra ci aiuteranno a trasformare queste strategie in realtà. Una strategia di cui abbiamo parlato è stata la definizione di obiettivi specifici e misurabili. Possiamo iniziare definendo ciò che vogliamo ottenere. È un buon punto di partenza, John. Obiettivi chiari ci daranno una direzione e qualcosa per cui lottare. Abbiamo anche menzionato l'importanza di creare una sequenza temporale. Fissiamo delle scadenze per ogni traguardo per mantenerci sulla buona strada. Sono d'accordo, John. Avere una tempistica ci aiuterà a rimanere concentrati e responsabili dei nostri progressi. Un'altra strategia consiste nel suddividere i nostri obiettivi in attività più piccole e gestibili. Renderà il processo meno faticoso. È un approccio intelligente, John. Dividendo i nostri obiettivi in fasi più piccole, possiamo affrontarli uno alla volta e dare slancio. Anche la comunicazione è fondamentale. Organizziamo controlli regolari per discutere dei nostri progressi e apportare le modifiche necessarie. Ottima osservazione, John. Una comunicazione regolare assicurerà che siamo sulla stessa pagina e che possiamo sostenerci a vicenda lungo il percorso. Infine, celebriamo i nostri successi. Riconoscere i nostri progressi ci manterrà motivati e incoraggerà ulteriori successi. Non potrei essere più d'accordo, John. Celebrare i traguardi, non importa quanto piccoli, rafforzerà il nostro morale e ci manterrà motivati. È bello sapere che siamo allineati su queste strategie, Anna. Mettiamo in atto il nostro piano e facciamo progressi verso i nostri obiettivi. Assolutamente,
John. Insieme possiamo fare grandi cose. Supportiamoci e motiviamoci a vicenda in ogni fase del percorso. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con te, Anna. Dobbiamo implementare queste strategie e raggiungere il successo a cui miriamo. Lezione 17. Tendo a scegliere posti in zone più tranquille. Anna, quando prenoti i voli, preferisci posti nella sezione più tranquilla se la pace e la tranquillità sono importanti per te? Sì, John. Tendo a scegliere posti nelle zone più tranquille, soprattutto per i voli più lunghi. Buona idea, Anna. Avere un ambiente tranquillo può rendere il viaggio più confortevole e rilassante. Assolutamente, John. È più facile riposare, leggere o lavorare quando c'è meno rumore e distrazioni in giro. Hai qualche consiglio per scegliere i posti nella sezione più silenziosa? Un consiglio è quello di scegliere posti lontani dalle aree ad alto traffico come la cambusa o i bagni. Tendono ad essere più rumorose. Un consiglio utile, Anna. Lo terrò a mente quando prenoterò il mio prossimo volo. Un'altra opzione è selezionare i sedili verso la parte anteriore della cabina. Di solito è più silenzioso lì rispetto alla parte posteriore. Capisco. Quindi, essere più vicini alla parte anteriore può aiutare a ridurre al minimo il rumore dei motori e degli altri passeggeri. Esattamente, John. Può fare la differenza nel livello di rumore complessivo e creare un ambiente più tranquillo. Grazie per aver condiviso queste intuizioni, Anna. Prenderò sicuramente in considerazione questi fattori quando sceglierò il mio posto la prossima volta. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. La pace e la tranquillità possono rendere l'esperienza di viaggio più piacevole. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Avere un'atmosfera serena può contribuire a rendere il viaggio più piacevole e rilassante. Così vero, John. Dobbiamo trovare quei posti tranquilli e viaggiare tranquilli ovunque andiamo. Congratulazioni, Anna. Che i nostri voli futuri siano pieni di tranquillità e calma. Lezione 18. Penso che dovremmo arrivare presto all'aeroporto. Ehi Anna, penso che dovremmo arrivare presto all'aeroporto per avere abbastanza tempo per i controlli di sicurezza. Questa è una buona osservazione, John. A che ora suggeriamo di partire? Penso che dovremmo partire almeno 2 ore prima del volo. Sembra ragionevole. Non vogliamo sentirci affrettati. Esattamente. È meglio avere un po' di tempo in più per ogni evenienza. Concordato. Mi assicurerò di impacchettare tutto in anticipo. È un'idea intelligente. Essere preparati ci risparmierà un po' di stress. Sicuramente. Metterò una sveglia per svegliarmi presto il giorno del nostro volo. Ottima. Vogliamo iniziare il nostro viaggio con una nota rilassata. Assolutamente. Sarò pronto in tempo, non preoccuparti. Perfetto, assicuriamoci un viaggio senza intoppi. Assolutamente, John. Attendo con ansia il nostro viaggio. Anch'io, Anna. Sarà una grande avventura. Lezione 19. Hai comprato tutto ciò di cui avevamo bisogno al supermercato? Anna, hai comprato tutto quello che ci serviva al supermercato? Sì, John. Ho comprato frutta, verdura, latte e altre cose essenziali. Ottimo, Anna. È importante rifornire la nostra dispensa di cibo sano e nutriente.
Assolutamente, John. Avere frutta e verdura fresche è essenziale per una dieta equilibrata. Hai ricevuto una varietà di frutta? Sì, ho comprato un mix di mele, banane e arance. Sono ottimi per spuntini e da aggiungere ai frullati. Ottime scelte, Anna. Questi frutti sono ricchi di vitamine e forniscono una rinfrescante sferzata di energia. Ho anche raccolto una selezione di verdure come broccoli, carote e spinaci. Saranno perfetti per pasti e insalate. Ben fatto, Anna. Includere una varietà di verdure ci assicura una vasta gamma di nutrienti per la nostra salute generale. E mi sono assicurato di prendere anche un cartone di latte fresco. È un alimento base per il nostro caffè e i cereali mattutini. Bella idea, Anna. Il latte è un ingrediente versatile e una buona fonte di calcio per ossa forti. Oltre a questi articoli, ho comprato anche altri articoli essenziali per la cucina come pane e uova. Ottime aggiunte, Anna. Il pane e le uova sono versatili e possono essere utilizzati in molte ricette. Sono contenta che tu sia soddisfatto della spesa, John. Siamo pronti per la settimana adesso. Grazie per esserti occupata della spesa, Anna. Apprezzo il tuo impegno nel mantenere la nostra cucina ben fornita. Benvenuto, John. È un piacere contribuire. Godiamoci i pasti freschi e nutrienti che possiamo preparare con questi generi alimentari. Assolutamente, Anna. Vi aspettiamo un'alimentazione sana e pasti deliziosi. Lezione 20. Hai ricevuto la cartolina che ti ho mandato? Anna, hai ricevuto la cartolina che ti ho mandato? Sì, John. L'ho ricevuto e mi è piaciuto moltissimo. Grazie per la premurosa sorpresa. Prego, Anna. Sono contenta che ti sia piaciuta. È sempre bello ricevere una piccola sorpresa per posta. Sicuramente, John. È molto più personale e speciale di un SMS o di un'email. D'accordo, Anna. Ecco perché mi piace spedire cartoline. Riporta un senso di nostalgia e aggiunge un tocco personale. Capisco perfettamente, John. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con gli altri e far loro sapere che stai pensando a loro. A proposito, hai spedito qualche cartolina di recente? Sì, l'ho fatto. Ho inviato cartoline alla mia famiglia e ai miei amici durante le vacanze. Sono entusiasta di sorprenderli con un piccolo pezzo del mio viaggio. Fantastico, Anna. Sono sicuro che apprezzeranno il gesto e lo sguardo alle tue esperienze di viaggio. Lo spero, John. È un piccolo modo per condividere le mie avventure e farle sentire incluse. Penso che sia una bella idea, Anna. Sono quei piccoli gesti che possono illuminare la giornata di qualcuno e farlo sentire speciale. Assolutamente, John. Si tratta solo di diffondere un po' di gioia e favorire le connessioni, anche a distanza. Ben detto, Anna. Mantieni viva la tradizione dell'invio di cartoline. È un modo meraviglioso per rimanere in contatto e portare sorrisi sui volti delle persone. Grazie, John. Lo farò sicuramente. Continuiamo a trovare modi per migliorarci a vicenda e creare connessioni significative. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ancora sorprese, gesti premurosi e rafforziamo le nostre relazioni con semplici atti di gentilezza. Lezione 21. Facciamo un elenco di ciò che dobbiamo acquistare per la ricetta.
Anna, facciamo una lista di ciò che dobbiamo comprare per la ricetta. Ok, John. Avremo sicuramente bisogno di pomodori, cipolle e aglio. Ottima. Li aggiungerò alla lista. C'è qualcos'altro che dovremmo includere? Avremo anche bisogno di erbe fresche come basilico e prezzemolo. Buona idea, Anna. Le erbe fresche aggiungeranno molto sapore al piatto. Non dobbiamo nemmeno dimenticare l'ingrediente principale. Avremo bisogno di pollo o tofu. Giusto, Anna. Pollo o tofu, a seconda delle nostre preferenze alimentari. E non possiamo dimenticare le spezie. Avremo bisogno di sale, pepe e paprika. Ottima idea, Anna. Le spezie sono essenziali per aggiungere profondità e complessità ai sapori. Infine, avremo bisogno di olio d'oliva e brodo vegetale. Perfetto olio d'oliva per cucinare e brodo vegetale per esaltare la salsa. Penso che copra tutto ciò di cui abbiamo bisogno, John. La nostra lista è completa. Eccellente. Con questa lista, saremo ben preparati per preparare un pasto delizioso. Assolutamente, John. Andiamo al supermercato a raccogliere tutti gli ingredienti. Non vedo l'ora, Anna. Cucinare insieme e gustare un pasto fatto in casa è sempre una bella esperienza. Lezione 22. Ho sentito che hai viaggiato ultimamente. Ciao, Anna. Ho sentito che sei in viaggio ultimamente. Com'è andato il tuo viaggio? Ciao John. Sì, sono appena tornato dal mio viaggio. È stato fantastico. È bello sentirlo, Anna. Dove sei andato? Sono andata in Italia. Ho visitato Roma, Firenze e Venezia. Wow, sono delle città incredibili. Qual è stata la tua parte preferita? È difficile sceglierne solo uno, ma mi è piaciuto moltissimo esplorare le antiche rovine di Roma. Sembra affascinante, Anna. Roma è nota per la sua ricca storia e le sue meraviglie architettoniche. Sì, è stato come tornare indietro nel tempo. Il Colosseo e il Foro Romano erano incredibili. Posso immaginarlo. Hai provato qualche delizioso cibo italiano mentre eri lì? Oh, decisamente. La pasta e la pizza erano incredibili. E il gelato era incredibile. Sono così gelosa, Anna. La cucina italiana è rinomata per i suoi sapori e le sue tradizioni culinarie. È stato sicuramente all'altezza della sua reputazione, John. Ogni pasto era una delizia. Sono felice di sentirlo, Anna. Viaggiare e conoscere culture diverse può essere davvero arricchente. Assolutamente, John. Amplia la tua prospettiva e crea ricordi duraturi. Sono felice per te, Anna. Sembra che tu abbia fatto un viaggio incredibile. Grazie, John. È stato davvero indimenticabile. Non vedo l'ora di pianificare la mia prossima avventura. Sono felice per te, Anna. Viaggiare apre un mondo di possibilità e nuove esperienze. Sicuramente sì, John. Ci sono altre avventure, vicine e lontane. Congratulazioni, Anna. Che i tuoi viaggi futuri siano pieni di gioia, scoperte e ricordi incredibili. Lezione 23. Volevo parlarti del nostro prossimo progetto. Ciao Anna, volevo parlarti del nostro prossimo progetto.
Sei un giocatore di squadra? Sì, John, sono un giocatore di squadra. Credo nel lavorare insieme e nel sostenersi a vicenda. È bello sentirlo, Anna. La collaborazione è fondamentale per raggiungere il successo come team. Assolutamente, John. Quando tutti contribuiscono con i propri punti di forza, possiamo ottenere di più. Sono d'accordo, Anna. Il lavoro di squadra ci consente di mettere in comune le nostre competenze e idee per ottenere risultati migliori. A proposito di competenze, volevo chiederti se puoi adattarti facilmente a nuovi compiti? Sì, Anna, sono adattabile. Sono aperto a imparare cose nuove e ad assumermi diverse responsabilità. Fantastico, John. Essere flessibili e disposti ad affrontare nuovi compiti è importante in un ambiente di lavoro dinamico. Grazie, Anna. Credo che essere adattabili ci aiuti a crescere sia personalmente che professionalmente. Sicuramente sì, John. Accettare nuove sfide può portare a nuove opportunità e allo sviluppo personale. Sono contenta che condividiamo valori simili, Anna. Con il nostro lavoro di squadra e la nostra adattabilità, sono sicuro che possiamo fare grandi cose. Assolutamente, John. Insieme, possiamo superare qualsiasi ostacolo e raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora di lavorare con te, Anna, e creare un risultato positivo per il nostro progetto. Allo stesso modo, John. Mettiamo in gioco il nostro lavoro di squadra e la nostra adattabilità per renderla un'esperienza produttiva e gratificante. Lezione 24. Ho sentito che state organizzando un grande evento. Ciao Anna, ho sentito che stai organizzando un grande evento. Hai bisogno di altro aiuto? Ciao John, è così gentile da parte tua offrirlo. Mi servirebbe un po' di assistenza con le decorazioni. Sarei felice di aiutarti, Anna. Che tipo di decorazioni stai cercando? Preferisco un tema rustico, quindi cose come tela da imballaggio, barattoli di vetro e lucine sarebbero perfette. Sembra adorabile, Anna. Posso aiutarti a raccogliere quegli oggetti e sistemarli il giorno dell'evento. Grazie, John. Il tuo aiuto farà una grande differenza nel creare l'atmosfera giusta. È un piacere, Anna. Mi piace partecipare al processo di pianificazione e rendere gli eventi memorabili. Apprezzo il tuo entusiasmo, John. È bello avere qualcuno a cui piacciono i dettagli. Felice di essere d'aiuto, Anna. Fammi sapere se c'è qualcos'altro che posso fare per contribuire. Lo farò, John. Il tuo aiuto con le decorazioni è già di grande aiuto. Grazie. Prego, Anna. Sono entusiasta di partecipare alla pianificazione e rendere l'evento un successo. Lezione 25. Ho sentito che sei preoccupato all'idea di deludere il tuo capo. Ciao Anna, ho sentito che sei preoccupata all'idea di deludere il tuo capo. Cosa sta succedendo? Ciao John. Sì, mi sento un po' nervoso. Voglio fare un buon lavoro, ma temo di poter commettere degli errori. Capisco, Anna. È naturale sentirsi così, soprattutto quando si ha le prime armi in un ruolo. Esattamente, John. Non voglio deludere il mio capo o commettere errori gravi. Sono sicuro che il tuo capo capisce, Anna. Ci vuole tempo per adattarsi a una nuova posizione e imparare a usare le basi. Lo spero, John. Voglio solo mettermi alla prova e dimostrare di esserne capace. Credo in te, Anna. Ricorda che il tuo capo ti ha assunto perché ha visto del potenziale in te.
Grazie per l'incoraggiamento, John. Significa molto per me. Prego, Anna. Fai un passo alla volta e non essere troppo duro con te stesso. Farò del mio meglio, John. Apprezzo il tuo supporto e la tua comprensione. Nessun problema, Anna. Tutti attraversiamo una curva di apprendimento quando iniziamo qualcosa di nuovo. Lo imparerai in pochissimo tempo. Lo spero, John. Farò del mio meglio per imparare e crescere nel mio ruolo. Questo è lo spirito, Anna. Rimani positivo, continua a imparare e ricorda che tutti commettono errori lungo la strada. Andrai alla grande. Lezione 26. Il tempo è stato imprevedibile ultimamente. Ciao Anna, il tempo è stato imprevedibile ultimamente. Non dimenticare di controllare le previsioni anche al mattino. Grazie per il promemoria, John. Mi assicurerò di controllare il meteo prima di uscire. È sempre bene essere preparati, soprattutto se si hanno progetti all'aperto. Assolutamente, John. Non voglio finire sotto la pioggia senza un ombrello. È una decisione saggia, Anna. Controllare le previsioni ti aiuterà anche a vestirti in modo appropriato. Sicuramente, John. Voglio assicurarmi di essere vestita in modo che il clima rimanga comodo. È importante stare al caldo durante le giornate più fredde e proteggersi dal sole nelle giornate più calde. Sono completamente d'accordo, John. Il clima può influire notevolmente sulle nostre attività quotidiane. Controllando le previsioni, avrai un'idea migliore di cosa aspettarti e potrai pianificare di conseguenza. È vero, John. È sempre meglio essere preparati che colti alla sprovvista. Esattamente, Anna. È un semplice passaggio che può fare una grande differenza nella tua giornata. Apprezzo il promemoria, John. Prenderò l'abitudine di controllare le previsioni ogni mattina. Ottima idea, Anna. Ti aiuterà a iniziare la giornata con il piede giusto. Lezione 27. Ho alcuni consigli sui luoghi imperdibili. Ciao Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio a Praga. Ho alcuni consigli per luoghi imperdibili. Ciao John, è fantastico. Sono entusiasta di esplorare Praga. Quali sono i tuoi consigli? Sicuramente visitate il Castello di Praga, è uno straordinario capolavoro architettonico con viste mozzafiato. Sembra fantastico, John. Mi assicurerò di aggiungere il Castello di Praga al mio itinerario. Dovresti anche attraversare l'iconico Ponte Carlo. È un simbolo della città e offre splendide viste sul fiume Moldava. È un must, John. Non vedo l'ora di passeggiare lungo il Ponte Carlo e ammirare il panorama. E non dimenticate di visitare la piazza della città vecchia. È il cuore di Praga con i suoi edifici storici e il famoso orologio astronomico. Old Town Square è sicuramente nella mia lista, John. Sono entusiasta di vedere l'orologio astronomico di persona. Infine, consiglio di esplorare le affascinanti strade di Mala Strana. È un quartiere pittoresco con la sua architettura barocca e le sue accoglienti caffetterie. Ma la strana sembra deliziosa, John. Mi assicurerò di girovagare per le sue strade e immergermi nell'atmosfera. Sono contenta che ti siano piaciuti i consigli, Anna. Praga è una città bellissima con così tanto da offrire. Grazie per averlo condiviso, John. Non vedo l'ora di vivere in prima persona tutti questi posti meravigliosi. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo a Praga, Anna.
Goditi il viaggio e crea ricordi indelebili. Lezione 28. Dobbiamo discutere su come raggiungere efficacemente il nostro pubblico di riferimento. Ciao Anna, penso che dobbiamo discutere su come raggiungere il nostro pubblico di destinazione in modo efficace. Qualche idea? Ciao John, hai ragione. È fondamentale identificare i canali più efficaci per entrare in contatto con il nostro pubblico di destinazione. Assolutamente, Anna. Vogliamo assicurarci che il nostro messaggio li raggiunga nel modo più efficace possibile. Un'idea potrebbe essere l'utilizzo di piattaforme di social media. Molte persone sono attive su piattaforme come Facebook e Instagram. Questa è una buona osservazione, Anna. I social media possono aiutarci a coinvolgere il nostro pubblico e a creare interazioni significative. Dovremmo prendere in considerazione anche l'email marketing. L'invio di email mirate può essere un approccio diretto e personalizzato. Sono d'accordo, Anna. Le email possono fornire informazioni preziose e aiutarci a costruire un rapporto più forte con il nostro pubblico. Un'altra opzione potrebbe essere l'organizzazione di webinar o eventi online. Questo ci consente di entrare in contatto con un pubblico più ampio e fornire informazioni preziose. I webinar sono un'ottima idea, Anna. Ci danno l'opportunità di mostrare la nostra esperienza e interagire con potenziali clienti. Inoltre, non dovremmo trascurare i metodi tradizionali come la pubblicità stampata o la posta diretta, a seconda del nostro target demografico. È vero, Anna. I metodi tradizionali possono ancora essere efficaci per determinati segmenti di pubblico che preferiscono i canali offline. Nel complesso, è importante disporre di un mix di canali digitali e tradizionali per garantire di raggiungere il nostro pubblico di destinazione in modo efficace. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Diversificando il nostro approccio, possiamo massimizzare le nostre possibilità di entrare in contatto con il nostro pubblico e raggiungere i nostri obiettivi. Lezione 29. Abbiamo raccolto molti dati per il nostro progetto. Ciao Anna, abbiamo raccolto molti dati per il nostro progetto. Qual è il nostro prossimo passo? Ciao John, ora che abbiamo i dati, penso che sia il momento di analizzare e riassumere i nostri risultati. Ottima idea, Anna. Dobbiamo raccogliere tutte le informazioni in un rapporto chiaro e conciso. Esattamente, John. Un rapporto ben organizzato ci aiuterà a comunicare le nostre scoperte in modo efficace. Posso aiutarti in questo, Anna. Ho esperienza nella compilazione e presentazione di dati in modo strutturato. Sarebbe fantastico, John. La tua esperienza sarà sicuramente preziosa per la creazione di un rapporto completo. Dovremmo iniziare organizzando i dati e identificando tendenze e modelli chiave. D'accordo, John. Identificando i principali risultati, possiamo evidenziare le informazioni più importanti del rapporto. Dovremmo anche includere rappresentazioni visive dei dati, come diagrammi e grafici, per renderli più facili da comprendere per gli altri. Le immagini miglioreranno sicuramente la leggibilità del rapporto, John. È importante presentare i dati in modo visivamente accattivante. Dopo aver completato tutte le sezioni, possiamo rivedere e rivedere il rapporto per garantirne la chiarezza e l'accuratezza. Questo è un passaggio cruciale, John. Vogliamo che il rapporto sia privo di errori e trasmetta le informazioni in modo efficace. Dopo la revisione finale, possiamo condividere il rapporto con il team o le parti interessate per fornire loro una panoramica completa. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, John. Cominciamo a compilare i risultati e a creare un rapporto d'impatto. Assolutamente, Anna.
Con i nostri sforzi congiunti, sono sicuro che produrremo un rapporto ben strutturato e informativo. Lezione 30. Pensi che possiamo cavarcela senza scarpe da trekking? Ehi Anna, pensi che possiamo farcela senza scarpe da trekking per il nostro viaggio? Non ne sono sicuro. Dipende dalle attività che abbiamo pianificato. Penso che faremo delle escursioni e delle passeggiate leggere. In tal caso, potremmo cavarcela con scarpe da ginnastica robuste. Questo è vero. Dovrebbero fornire un supporto sufficiente per escursioni moderate. Bene, mi assicurerò di indossare le mie scarpe da ginnastica per il viaggio. Suona bene. È sempre meglio essere preparati. Sicuramente. Non vogliamo alcun disagio durante l'esplorazione. Concordato. Le calzature comode sono importanti per un'esperienza piacevole. Ricontrollerò l'itinerario per vedere se abbiamo bisogno di attrezzatura specifica. Ottima idea, assicuriamoci di essere ben attrezzati per le nostre avventure. Assolutamente. Sono entusiasta del nostro viaggio, John. Anch'io, Anna. Sarà un viaggio memorabile.